disordini temporomandibolari e postura corporea. C'è davvero una correlazione? Questo è il secondo video dedicato al rapporto tra i disordini temporomandibolari e la postura corporea. In questo primo video abbiamo visto cosa si intende per disordini temporomandibolari, che cosa si intende per postura corporea, abbiamo visto alcuni studi scientifici sull'argomento e adesso cerchiamo di capirci qualcosa e di trarre le conclusioni. Ci eravamo lasciati con queste domande. Perché gli studi danno risultati diversi? Se questa correlazione c'è, perché non la vediamo sempre? E se non c'è, perché qualche volta la vediamo? Alcune di queste risposte le abbiamo già date in questo video sulla correlazione tra l'occlusione dentale e la postura corporea. Ricordate i diversi modi in cui viene valutata e misurata la postura corporea attraverso l'esame clinico, utilizzando fotografie, radiografie, la rastereografia, la pedana stabilometrica, l'elettromiografia, la kinesiologia applicata. Tutti questi metodi servono a valutare la postura corporea, ma misurano comunque cose diverse, che possono essere diversamente correlate ai disordini temporomandibolari. Se hai smesso di fare il vigile dirigendo il traffico dei video, magari continuiamo, giusto? Continuiamo. Poi abbiamo citato diversi fattori di confusione che possono interferire con i risultati degli studi scientifici, come ad esempio l'età, il genere, le attività che svolgiamo durante la giornata, il peso, essere sovrappeso o troppo magri modifica la postura corporea, la posizione durante lo studio, il lavoro, l'uso del computer, del cellulare, l'attività sportiva, la sedentarietà e altre terapie intraprese, come ad esempio farmaci, esercizi, fisioterapia, miglioramento dell'ergonomia, eccetera. Tutti questi fattori, se non controllati, possono alterare il reale rapporto tra la postura corporea e i disordini temporomandibolari, enfatizzandolo o minimizzandolo. Non so se è chiaro quello che sto cercando di dire. Non ho capito un cazzo, ma va bene uguale. No, non va bene uguale. È giusto chiarire il concetto. Vi faccio un esempio. Se in uno studio paragono un gruppo di pazienti che soffrono di disordini temporomandibolari con un gruppo di persone senza sintomi, ma il primo gruppo è composto per la maggior parte di persone sovrappeso, io potrei notare differenze nella postura corporea non causate dai disordini temporomandibolari, ma causate dal fatto che sono in sovrappeso. Ok? E lo stesso discorso si può fare per tutti i fattori che abbiamo citato. A questi fattori già citati si aggiungono fattori più specifici che riguardano le patologie che stiamo studiando, cioè i disordini temporomandibolari. Infatti il termine disordini temporomandibolari è un termine generico che include al suo interno diverse patologie che possono essere diversamente correlate alla postura corporea. Solo in alcuni studi si fa una differenziazione tra patologie articolari, muscolari e miste, mentre in altri studi i pazienti vengono raggruppati tutti insieme. E questa valutazione molto generale potrebbe mascherare i risultati. Un secondo fattore che riguarda le patologie in esame è il modo in cui viene fatta la diagnosi. Ultimamente si ricorre più spesso ai criteri diagnostici ufficiali dell'American Academy of Orofacial Pain, cioè l'Accademia Americana del Dolore Orofacciale, che è la scelta migliore, ma in alcuni studi, soprattutto quelli meno recenti, si ricorre qualche volta a un esame clinico non standardizzato, oppure a dei questionari o alla sola valutazione di alcuni sintomi. Ovviamente, usando criteri diagnostici diversi, si possono selezionare pazienti diversi e quindi avere risultati diversi, indipendentemente dalla reale correlazione tra queste patologie e la postura corporea.
Lo sente, ma lei non dice niente. Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Grazie. Tuttavia, nei casi in cui si è rilevata un'associazione tra la presenza di disordini temporomandibolari e modifiche della postura corporea, più comunemente si è notato che i pazienti che soffrono di queste patologie mostrano una posizione più avanzata della testa, una maggiore estensione della testa rispetto al collo e una riduzione della curvatura della colonna cervicale che appare più dritta. È difficile dire se questa correlazione sia reale o solo casuale, perché in molti altri studi non si è evidenziata alcuna differenza nella postura corporea tra i pazienti che soffrono di disordini temporomandibolari e le persone asintomatiche. E anche in questo caso, molte associazioni significative dal punto di vista statistico sono risultate poco significative dal punto di vista clinico e soprattutto poco predicibili. E allora? Per questo motivo non è consigliato proporre terapie nei pazienti con disordini temporomandibolari, promettendo o ipotizzando miglioramenti della postura corporea. A differenza della correlazione tra la postura e l'occlusione dentale, dove una terapia odontoiatrica volta a correggere la malocclusione dentale implica quasi sempre terapie permanenti e irreversibili, oltre che costose, perché parliamo soprattutto di protesi e ortodonzia, nella cura e gestione dei disordini temporomandibolari il primo approccio è sempre conservativo e reversibile. Si utilizzano farmaci, esercizi, fisioterapia, educazione comportamentale per il controllo delle varie funzioni orali, soprattutto il bruxismo, bite. Come? Potete trovare approfondimenti su tutti questi argomenti in questa playlist sui disordini temporomandibolari che abbiamo già citato, in questa sul bruxismo e in questa sull'uso del bite. Questa differenza è importante perché in caso di insuccesso noi possiamo ritornare alla condizione iniziale senza aver causato modifiche permanenti. Tuttavia non deve essere un alibi per proporre terapie con risultati del tutto incerti. Scusa se ti interrompo, cosa fanno 4 elefanti sopra un albero? Cos'è, una barzelletta? 4 elefanti sopra un albero? No, non lo so. Cosa fanno? Non è una barzelletta, io non lo so. Lo chiedevo a te visto che sai sempre tutto. Ma, comunque, il mio consiglio è questo. Come già suggerito nel video sulla correlazione tra l'occlusione dentale e la postura corporea, quando visitiamo un paziente con una postura scorretta, indaghiamo su tutti i possibili fattori che influenzano la postura, che sono molto comuni nella vita di ogni giorno. Le posizioni che si assumono durante il lavoro, che quasi sempre ci costringono a tenere la schiena curva e la testa in avanti, studiare o lavorare al computer, passare molto tempo al telefono, avere una vita troppo sedentaria, la gravidanza per le donne, l'avanzare dell'età. Queste cose ci riguardano tutti e sono le cause più comuni di una postura scorretta. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Stavo un po' riflettendo sull'attività del canale YouTube. Ormai ho pubblicato diversi video, alcuni sono andati bene, altri un po' meno, però gli argomenti non sono infiniti. È sempre difficile trovare nuovi temi interessanti, immagini e video da inserire, piccoli spezzoni di film da aggiungere, piccole scenette per far divertire chi li guarda. Credo che prima o poi dovrò mollare. Però del resto mi dispiace, perché è un'attività che mi piace e che molte persone apprezzano, quindi vorrei continuare a farla. Ma non voglio annoiarvi con tutte queste questioni, anzi adesso mi preparo un piatto di spaghetti o faccio pasta corta. Mollare, non mollare. Spaghetti, non spaghetti. Ti preoccupi troppo di ciò che era e di ciò che sarà. C'è un detto:
Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono. Per questo si chiama presente. Mi sa che hai ragione. Andiamo avanti. Ciao a tutti, alla prossima!